a tutti Grotti, bentornati sul mio canale, io sono Yuriko, per chi non mi piacesse... Ciao Tigrotti, bentornati sul mio canale, io sono Yuriko. Per chi non mi conoscesse, il mio vero nome è Leonora, sono una ragazza italiana che abita a Tokyo da 8 anni e in questo momento sono in piena crisi di nervi. Yuhu! Cosa ti può succedere nel 2021? Ma una semplice, semplicissima crisi di nervi. E tra l'altro avete visto la mia bellissima sedia, qualcuno mi ha regalato questa bellissima sedia e io sono tipo strafelice. Ho una wishlist Amazon, sì, ho una wishlist Amazon, dove io ho messo, normalmente a volte metto anche delle cose che voglio io, e tipo ho messo questa sedia, qualcuno me l'ha comprata e mi è scesa una lacrimuccia di gioia. E la puoi anche... Aia, la puoi anche farsi spaccare la schiena, puoi anche appunto andare giù e andare su. Oh mio Dio! Tornando alle mie cose serie, qualcuno su Twitch... Sì, perché faccio anche Twitch, seguite. E qualcuno di voi si è preoccupato per sia la mia salute che le cose che stanno succedendo ultimamente, perché come ho detto nel 2021 volevo diventare più positiva, volevo essere più waha uha, e mi sono presa tante di quelle sparalate nel culo che... Ma sta andando bene, semplicemente ho dovuto fare delle modifiche al mio programma come il svegliarmi alle 6. Per quanto al momento, tipo, sto andando a dormire alle 10:30, 11 e mi sveglio alle 8, quindi mi sveglio ok, peccato per il fuso orario italiano di cui io non becco mai nessuno online. Praticamente quando io vado a dormire la gente si sveglia, quando mi sveglio la gente va a dormire. Basta, voglio tornare in Italia! Cioè, voglio tornare in Italia per vacanza, ragazzi, almeno 2 settimane, anche 3. E tornare in Italia e mangiare salumi e formaggi. Io amo il Giappone, ma effettivamente quando uno mi chiede ti manca il cibo italiano, e faccio ma che domanda è? Mancherebbe anche un giapponese, a chiunque manca il cibo italiano. E quindi niente, sono anche in crisi d'astinenza sul cibo, ahimè, italiano, perché qua un formaggio costa tipo 10 euro, anche una mela costa tipo 2 euro l'una. Tagliando corto, ultimamente sono stata molto male. Penso si sia notato sia dalle storie di Instagram sul mio nuovo Instagram, perché il mio vecchio Instagram è bloccato per non si sa quale motivo. Qualcuno ha cercato di entrare e io non riesco più ad accedere, quindi seguitemi qua sul mio nuovo finché si spera che quello principale si sblocchi, anche se sto perdendo le speranze dopo 3 mesi. E praticamente qualcuno ha anche notato che io sono dimagrita parecchio ultimamente, non so se si nota, sono tipo... non c'ho più niente qua, non c'ho più carne. Vabbè, sono dimagrita tipo 4-5 kg, punto in bianco, perché purtroppo la situazione in questa casa mi ha portato a vomitare praticamente tutti i giorni. E io odio vomitare, tantissimo. E io non ve lo volevo dire, anche se poi su Twitch ho rotto le palle a tanti, però in poche parole cambio casa di nuovo per la 5ª volta. Olè! Uccidetemi. Perché cambio casa? Perché qualcuno mi aveva visto felicissima di questa casa, io ero estremamente felice, perché comunque è una casa a 2 piani, per quanto fuori Tokyo non la troverai mai, ed effettivamente la casa è bellissima. Peccato che ha un padrone di casa estremamente non lo dico per modo di dire, non lo dico io che lo snorzo, è proprio uno snorzo, nel senso, anche chi ho messo in mezzo tra agenzie immobiliari, amici eccetera eccetera. Purtroppo ci sono tante cose problematiche in questa casa. Una è stato il boiler rotto all'inizio della casa, sono stata senza acqua 1 settimana e adesso i condizionatori sono rotti, non me li vuole cambiare, e praticamente io, piuttosto che comunque di comprare dei condizionatori, di installarli, che non sono nemmeno i miei questi, di una casa estremamente grande e quindi comunque molto molto costosa, ero stata tipo cerchiamo di venirci incontro in qualche modo. E lui praticamente ha fatto tipo ma non sono affari miei, e tipo
E sai io cosa ti dico? Me ne vado. Me ne vado. La casa davvero di per sé è davvero bella, però ho iniziato ad avere uno stress enorme, sia per il suo costo, sia per il costo appunto di questi condizionatori rotti, dove le bollette in Giappone superavano i 400 euro. Non è una cifra possibile a Tokyo, contando che non li utilizzavo tutti i giorni, e purtroppo ho iniziato a soffrirne parecchio, quindi io ogni volta che prendevo un mezzo di trasporto tornavo a casa e vomitavo. Questo è stato il mio circolo in tutto questo ultimo mese, per cui mi ha fatto prendere la decisione di trasferirmi di nuovo. Nella prossima casa, probabilmente non sarà mai una casa come questa, sarà tipo un appartamento con 2 stanze un po' grandi, però per il momento sarà tipo va bene, cioè nel senso ok, cioè in modo, se ci stanno i cosplay a me va bene tutto, e i 2 gatti, e quindi non lo volevo troppo dire perché mi sentivo una fallita onestamente. Per questa cosa io mi sono fatta un sacco di problemi sul fatto che sembrava una fallita, sembra che non me la cavo, sembra che magari non ce la faccio coi soldi, e quindi questa cosa mi ha portato un enorme stress, mi ha portato un ulteriore stress anche ricevere continuamente, se non ogni settimana, delle email in anonimo dove criticavano la mia vita costantemente, da qualsiasi cosa facessi, dalla band, a casa mia, ai miei genitori, a cose che davvero non riguardavano nessuno, che non ho neanche mai parlato. E io purtroppo, masochista, sono andata a leggerle quelle mail, quindi mi hanno letteralmente portato a un esaurimento nervoso che mi ha appunto fatto scoppiare il fegato, lo stomaco, non lo so, però c'è stato qualcosa che tipo insomma sì, sono stata un po' una masochista, quindi qualcuno mi ha visto un pochino male su Twitch, e devo dire che però da quando ho deciso vabbè vaffanculo, a me non mi interessa, io lo faccio per divertimento, faccio sempre cosplay per divertimento, la maggior parte di cose che io lo faccio rimane sempre di base una passione, e poi se diventa anche un lavoro tipo ben per me, ma non deve diventare stressante come Twitch. Io lo faccio 2 volte a settimana perché sono sicura che almeno 2 volte a settimana riesco a ritagliarmi del tempo per quello. A volte non ce la faccio, a volte no, devo dire che ho dei fan davvero magnifici, la maggior parte comunque è davvero davvero buona, che mi sta sempre a supportare, sempre ad aspettare, quindi davvero vi voglio davvero tanto bene ragazzi, mi avete comunque aiutato tanto. Però ho deciso di prendere diciamo delle distanze dai messaggi privati, dai mail, da cose che io non conosco, quindi io a parte Twitch non voglio più rispondere a nessuno in privato, ed è una decisione che devo prendere molto prima, e se vedo un commento che non mi piace, mi dispiace, lo cancello. È un comportamento immaturo, lo sarà, ma ne va tantissimo della mia salute mentale. Voi vedete una cosa, ma in realtà ho comunque tante cose che non faccio vedere dalla videocamera perché secondo me non sono importanti, sono delle cose personali. Insomma, voglio un po' di pace. Ho anche appunto deciso di trasferirmi in questo appartamento da 2 stanze per il momento, più vicino alla mia agenzia, così posso anche non prendere mezzi di trasporto. E da quando l'ho deciso il mio fisico e il mio stato mentale ha fatto da così. Cioè ha fatto tipo un finalmente, ero tipo finalmente, quindi mi sento meglio, mi sono fatta l'extension, mi sono tornata con i capelli lunghi. Questo non vuol dire che io smetterò con Ere, con la mia parte stra rock e panchettona, rimarrà, ma rimarrà più un progetto di per sé. In questo momento mi sto focalizzando anche su altro insieme alla mia agenzia, quindi vi volevo semplicemente ringraziare per tutto il supporto che mi state dando, per essere sempre con me. In realtà sto facendo anche tante cose con l'Italia ed è una cosa di cui io sono felicissima, perché nonostante io sia lontana dalla mia famiglia da 2 anni, sia lontana da voi ormai da 2 anni, insomma sono molto felice di fare questi progetti, anche se ho avuto questo periodo un po' bad, molti hanno deciso di seguire giustamente altre persone, sono felice delle persone che comunque siano rimaste. Per i progetti italiani posso semplicemente dirvi che ci sono delle lenti a contatto che io sto producendo in Italia, principalmente dei nuovi gadget che usciranno sul mio store a partire da giugno, giusto per il mio compleanno, per chi non se lo ricordasse è il 5 luglio. Bene, e con questo volevo semplicemente aggiornarvi della mia situazione. Io starò bene e vi giuro che quando finirò questo maledettissimo trasloco starò bene. Non so se farò un home tour perché penso ci vorrà un sacco di tempo prima che io sistemi una casa da 45 metri quadri e farci stare tutti i miei cosplay. Per il resto ci vediamo
vediamo su Twitch con qualche videogioco come Genshin Impact, Crash Bandicoot, Sonic. Porto sempre dei giochi ogni settimana. Per il resto vi faccio salutare dai miei puffoletti. Lui stava dormendo. Che faccia incazzata. Ehi, ciao! Guardate quanto è diventata grande. Ciao latte. In finale vorrei aprirmi un po' con voi. Io l'anno scorso ho avuto una cosa molto seria in famiglia, mi ha segnato, mi ha fatto un po' perdere la testa. Quest'anno, devo dire, da un mese, grazie a Sara, grazie a Mana, grazie alle mie amiche, grazie anche comunque alla manager della mia agenzia che sta facendo il possibile nonostante la pandemia, grazie a voi che mi state a guardare sempre su Twitch nonostante magari avete sonno, state mangiando, siete a scuola, sono riuscita a tornare con il sorriso, quindi grazie e ci vediamo presto con nuovi contenuti. Un bacio, ciao!